Buongiorno, vogliamo proseguire con questa carrellata di video legati alle applicazioni relative alla regolazione di temperatura nei processi food, ovvero nei processi legati all'ambito alimentare. Già in un precedente video avevo parlato delle varie fasi di produzione del cioccolato e dell'estrema precisione che ci vuole nel controllare la temperatura. Andando sul nostro sito potete trovare tantissime referenze, direi che è un ambito nel quale abbiamo fatto molta esperienza e abbiamo veramente tante applicazioni. Questa volta volevo parlarvi esattamente di una fase che è quella del concaggio del cioccolato. Il concaggio del cioccolato è, diciamo così, una fase di lavorazione del cioccolato dove ci sono delle macchine costruite da aziende sia italiane che estere, diciamo che ce ne sono un paio, 2 o 3 che vanno per la maggiore, e sono macchine che servono a fare un trattamento del cioccolato per rendere i cristalli di cioccolato, magari mi esprimo anche con termini non corretti, ma non me ne vogliano i processisti del cioccolato, i produttori di cioccolato, ripeto, per rendere i cristalli di cioccolato il più fini possibili e quindi con quel senso di piacere quando andiamo ad assaporare una tavoletta di cioccolato o un cioccolatino, una pralina, quello che sia. In sostanza, nella fase di concaggio del cioccolato si hanno delle fasi distinte. In pratica si ha una prima fase nella quale bisogna portare la macchina alla temperatura di lavoro. Una volta raggiunta la temperatura di lavoro inizia la lavorazione del cioccolato, quindi diciamo quello che è l'effettivo concaggio del cioccolato, ed è un'operazione che provoca attrito all'interno della macchina e di conseguenza genera calore. A quel punto subentra la seconda fase, quindi la centralina di termostatazione, inizia la parte di raffreddamento per mantenere costante la temperatura del prodotto all'interno della conca, anche perché se saliamo troppo di temperatura andiamo a rovinare le caratteristiche organolettiche del prodotto, se scendiamo troppo di temperatura, al contrario, il prodotto tende a solidificare il burro di cacao e di conseguenza non abbiamo una lavorazione corretta. Solitamente questa regolazione della temperatura è demandata a delle centraline all'interno delle quali sono posti 2 scambiatori, uno alimentato da vapore o da acqua calda per il riscaldamento e uno alimentato da acqua refrigerata, comunque acqua fredda per il raffreddamento, con delle valvole di regolazione che vanno a far intervenire uno scambiatore o l'altro per il mantenimento della temperatura, il tutto comandato dal PLC della conca del cioccolato che in funzione della fase di lavorazione del cioccolato determina se serve acqua fredda o acqua calda all'interno della camicia della conca stessa. Interessante? La prossima volta magari affrontiamo un altro argomento, sempre nell'ambito del food. Buona giornata e grazie.